ragazzi, bentornati su motorecensione.com. Per chi non l'avesse già fatto, vi invito a iscrivervi al canale, attivate la campanellina così verrete informati per ogni nuova uscita e per ogni nuovo test che caricheremo sul nostro canale. Oggi siamo in compagnia di alcuni articoli che sono importantissimi e fondamentali, soprattutto per chi usa la moto in pista, in ambito racing, ma non solo. Infatti siamo in compagnia di Bonamici Racing, azienda italiana, eccellenza anch'essa nel mondo degli accessori per le moto, e andremo a vedere una serie di accessori appunto che pian piano poi andremo a testare nel corso del tempo. Gli accessori che andremo a testare sono le pedane, che per Bonamici rappresentano il prodotto che più li rappresenta appunto, quindi concentrano molta attenzione sullo sviluppo delle pedane perché è un elemento che fondamentalmente loro già forniscono, oltre anche a una serie di altri accessori, a molti team del mondiale Superbike, che poi adesso vedremo. Oltre alle pedane andremo a testare leve, quindi frizione e freno, e i semimanubri. Nel corso del tempo vedrete quindi 3 test distinti: pedane, leve e semimanubri, perché andremo ad affrontare per ognuno di questi elementi sia le fasi di montaggio, le fasi di regolazione e poi le fasi di cura, e quindi anche i test di usura. Come vedete, per chi magari è stato un attimo più attento, per quanto riguarda le pedane c'è una grossa particolarità. Infatti in questo caso le pedane sono personalizzate, è stato affisso il nostro logo motorecensione.com. Questo a dimostrazione del fatto che ognuno di voi potrà personalizzare le proprie pedane così come meglio crede, quindi con il numero di gara piuttosto che il nickname o piuttosto che un logo nel caso dei team. Tutto quello che vediamo è realizzato in leghe di alluminio ad alta resistenza, anodizzato per poter fare in modo che i prodotti siano protetti dagli agenti atmosferici. E adesso pian piano nel dettaglio, durante le fasi di montaggio e regolazione, andremo a specificare le caratteristiche tecniche di ognuno di questi bellissimi prodotti. Quindi seguite il nostro canale, partiamo col test delle pedane e poi andiamo avanti anche con il resto. Per il montaggio delle pedane Bonamici Racing del nostro R1 serviranno veramente pochissimi attrezzi, pochissimi utensili. Nello specifico stiamo utilizzando una chiave 13, in questo caso a cricchetto, una 4 e una 5 esagonale. Andiamo a vedere il kit delle pedane, che cosa comprende e che cosa andremo a montare. Partiamo dalla staffa dello scarico. In questo caso troviamo 2 staffe, perché nel primo kit abbiamo ricevuto la staffa diciamo predisposta per lo scarico originale, mentre nella staffa che vedete sotto è invece una staffa predisposta per il montaggio dello scarico Akrapovic che abbiamo sulla nostra R1. È importante a questo punto precisare in fase d'acquisto o stare attenti a scegliere la staffa giusta per il vostro scarico. Chiaramente ogni terminale ha la sua forma, le sue dimensioni, quindi è importante diciamo così avere un'idea chiara della staffa che servirà. Per lo scarico originale abbiamo la staffa standard che va ad avere un'angolazione di montaggio ideale appunto per lo scarico originale. Per quanto riguarda lo scarico Akrapovic invece i fori sono diversi, hanno un'angolazione diversa, come vedete, perché lo scarico Akrapovic chiaramente ha un attacco diverso da quello originale. Oltre alla staffa dello scarico vediamo già la leva, in questo caso del freno posteriore. Come vedete già c'è un preassemblato lo spinotto, all'interno del quale poi andremo a vedere come viene agganciata la pompa del freno. Inoltre vediamo il montaggio su cuscinetti, che chiaramente permette di avere veramente la massima precisione nel movimento e pochissimo gioco in fase di azione. Come vedete nella leva inoltre presenta una regolazione per quanto riguarda il pedalino, in questo caso del freno, che possiamo adattare alla lunghezza del nostro piede.
Andando avanti troviamo il poggiapiede. Come vedete il poggiapiede presenta una lavorazione, una zigrinatura che ottimizza il grip appunto in fase di guida e soprattutto una forma studiata in modo tale che ci sia un punto di debolezza e quindi una volta, speriamo mai, ma insomma quando la pedana tocca terra si va a rompere in un punto già prestudiato. Questo permette eventualmente al pilota di continuare la gara perché comunque trova un punto di appoggio sufficiente a poter completare la sessione di gara piuttosto che perdere la possibilità di continuare. Nell'estremità insomma poi verrà assemblato il tappo che andiamo a vedere, viene avvitato e quindi chiude il finale insomma del poggiapiede. Andiamo quindi alla pedana vera e propria, quindi al supporto del poggiapiede. Come vedete la pedana è preassemblata con la staffa che presenta 6 fori di regolazione, questo per permettere l'adattabilità massima del poggiapiede appunto alle preferenze del pilota. C'è una cura anche da un punto di vista di design, come vedete la scritta Buonamici Racing viene realizzata con un trattamento laser e adesso vedremo, oltre alla scritta Buonamici Racing, la possibilità anche di personalizzare le pedane, che nel nostro caso sono state appunto personalizzate con il logo motorecensione.com. Bene, dalle pedane andiamo alla leva del cambio, quindi troviamo il supporto della leva che adesso vedremo andrà montato sull'attacco del cavalletto, e poi anche qui con lavorazione su cuscinetti, con la massima precisione di funzionamento, la cura dei particolari di altissimo livello e anche qui la regolazione del pedalino. Viene fornita chiaramente la molla di ritorno, in questo caso per il freno posteriore, lo spinotto di fermo. Quindi direi che abbiamo visto un po' tutto quello che il kit comprende e possiamo passare alla fase del montaggio. Partiamo con la pedana sinistra, quindi lato cambio. Per prima cosa andiamo a fissare appunto la piastra al telaio. Utilizziamo le viti in dotazione, quindi andiamo a fissare in questo modo. Ricordiamoci sempre che è consigliabile l'uso di frenafiletti debole, in modo tale che ci sia una tenuta di sicurezza ma non troppo forte, perché diversamente avremo poi problemi in caso di smontaggio. Ricordiamo inoltre che i prodotti Buonamici Racing sono prodotti nati per l'uso in pista, quindi per le competizioni, e in caso di urto è sempre consigliabile sostituire la parte che ha urtato, perché anche se magari apparentemente non presenta alcun danno, potrebbe aver ricevuto dei danni o delle lesioni e magari poi rompersi in un momento di guida e quindi essere molto pericoloso. Quindi andiamo a fissare la piastra, andiamo a fissare, in questo caso secondo una regolazione di base, poi andremo a vedere come fissare meglio il nostro poggiapiede in base alle nostre necessità, però intanto andiamo a fissarla in questo modo. Bene, una volta fissata la pedana, la piastra al telaio, possiamo passare alla fase del poggiapiedi. Andiamo a mettere la vita in questo modo, così poi la troveremo pronta per avvitarla una volta posizionato il poggiapiedi.
e completiamo con l'inserimento del tappo. A questo punto passiamo al montaggio della leva del cambio. Come abbiamo anticipato, viene utilizzato questo supporto che va fissato al telaio in prossimità dell'attacco del cavalletto, in questo modo. Quindi da questo lato utilizziamo il foro anteriore appunto per il fissaggio del supporto pedana, e dall'altro lato utilizziamo invece la vite originale del supporto del cavalletto. Bene, una volta fissata la piastra dobbiamo decidere come vogliamo agganciare il rinvio del cambio, perché possiamo utilizzare la leva sia in modalità cambio normale che rovesciato. Montando il leveraggio nel foro anteriore andremo a utilizzare un cambio tradizionale, montando il leveraggio invece nel foro posteriore andremo a utilizzare un cambio rovesciato. In questo caso lo montiamo standard. Bene, a questo punto andiamo a montare il pedalino sulla leva. Abbiamo detto che c'è un sistema regolabile che funziona in questa maniera. Il cursore viene posizionato nella parte posteriore e poi quest'altro cursore nella parte anteriore che segue questa guida. Quindi questa vite va ad avvitarsi al cursore rendendolo scorrevole. Ok. Prima di fissarlo ricordiamoci però di inserire la vite che poi terrà appunto il poggiapiede, il pedalino, nella parte interna. Ecco, se lo fissiamo prima accade questo, che poi non possiamo più montarlo, quindi ricordatevi di inserire prima la vite dentro il cursore esterno e poi andarlo ad avvitare al cursore posteriore. Ecco, in questo modo abbiamo il cursore scorrevole, ce lo posizioniamo come meglio crediamo, ipotizziamo in questa posizione e lo fissiamo. Dopodiché andiamo ad avvitare il nostro pedalino in gomma, che è filettato internamente, in questo modo. Ecco qui. Quindi la nostra pedana lato cambio è completa. Bene, finita la parte sinistra, quindi lato cambio della pedana lato cambio, partiamo con la nostra pedana destra, lato destro, quindi lato freno. Dunque, in questo caso la pedana fa anche da sostegno allo scarico, al terminale di scarico, quindi la prima cosa che vi consiglio di fare è montare la staffa. In questo caso, ripeto, la staffa è dedicata al terminale Akrapovic, quindi viene montata in questa maniera. Abbiamo questi due fori che vanno ad agganciare con questi due innesti interni alla staffa, quindi in questo modo
la curva della staffa va verso l'interno e poi verso l'esterno, quindi andiamo a fissarla con le due viti in dotazione. Ok, anche qui noi non stiamo utilizzando il frenafiletti perché è un montaggio diciamo intanto temporaneo, però vi consiglio di utilizzare frenafiletti debole. Ok, a questo punto abbiamo già la pedana predisposta anche per il sostegno dello scarico. Bene, a questo punto vi consiglio di andare a montare la pompa del freno, così avrete già la pedana completamente preassemblata e pronta. Prima di fissare la pompa del freno ricordiamoci di montare il nostro battitacco in questo modo, quindi vedete, staffa, spessore e pompa. Uno, due, a questo punto possiamo montare la nostra leva del freno posteriore. Ricordiamoci che c'è in dotazione la molla di ritorno della leva che viene fissata in questo modo, quindi il foro in prossimità dello spinotto dove si innesta la prima parte della molla e poi l'altro foro sulla pedana in questo punto dove si innesta la seconda parte della molla. Ok, dopodiché mettiamo il nostro poggiapiedi in questo modo. Una volta appuntato il poggiapiedi ricordiamoci di inserire lo spinotto nella nostra pompa freno, nell'uniball, ecco, dovete cercare di fare in modo che l'asola inferiore, quindi il punto debole del poggiapiedi, sia perfettamente nella parte inferiore del poggiapiedi, in modo tale che si appunto utilizzi bene questo possibile punto di debolezza. E in dotazione abbiamo anche il fermo che viene inserito nella parte posteriore appunto dello spinotto, nel terminale dello spinotto, in modo tale che fissi in maniera definitiva la posizione della pompa, evitando di fuoriuscire. Ok, la nostra leva è già perfettamente funzionante. A questo punto andiamo a montare il pedalino. Dunque, abbiamo detto che il pedalino è regolabile, così come quello della leva del cambio. Anche in questo caso abbiamo un cursore posteriore. Chiaramente prima di tutto inseriamo la vita posteriore in modo tale che poi possa scorrere, se no non riusciamo. Il cursore posteriore all'interno del canale, il cursore anteriore, in modo tale che possiamo avere il pedalino regolabile e scorrevole. Ok. Ecco fatto. Bene ragazzi, il nostro test tutorial sull'installazione delle pedane Bonamici Racing finisce qui.
Adesso andremo a provarle in pista per vedere i benefici che possiamo avere nell'ottimizzazione della nostra posizione di guida e quindi ottimizzare il carico del peso pilota sulle pedane in modo da appunto avere una direzionalità maggiore della moto. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a mettere il like, accendete la campanellina per rimanere aggiornati sui nostri video. Vi saluto, seguiteci e andiamo a vedere in pista come funzionano queste bellissime pedane.